Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Per chi ancora non mi conosce, io sono Sara e nel mio canale vi insegno a realizzare abiti. Quello di oggi è il terzo video della serie sulle basi del cucito che ho iniziato negli ultimi mesi. Nei primi due video vi ho spiegato quelli che secondo me sono i metodi migliori per imparare a cucire e vi ho spiegato anche qual è il percorso migliore per imparare a cucire da autodidatta. Se siete alle prime armi con il cucito vi consiglio di darci un occhio e vi lascio tutti i link sotto in descrizione a questo video. E invece nel video di oggi vediamo finalmente quelli che sono i primi strumenti fondamentali per iniziare a cucire. Ho deciso di fare due video sugli strumenti che vi servono fin da subito perché preferirei spiegarli bene e anche a chi non sa assolutamente nulla di cucito, a chi non ha mai preso in mano questi strumenti, in modo tale che appunto capiate bene a cosa servano e capiate anche cosa potete prendere subito, cosa un po' dopo in base alle vostre esigenze. E quindi mi dilungherò un po' meglio, spiegarvi un po' meglio tutto quanto e quindi dato che il video diventerebbe troppo lungo l'ho semplicemente diviso in due parti. Quindi il video di oggi è la parte 1 e vedremo quelli che sono i primissimi 5 strumenti fondamentali per iniziare a cucire, senza i quali diciamo è letteralmente impossibile a livello pratico poter cucire qualcosa. Direi di partire parlando delle stoffe. All'inizio probabilmente farete un po' fatica a capire in base al progetto che dovete fare qual è la stoffa migliore da utilizzare. Quindi almeno all'inizio, se non sapete da che parte prendere, io vi consiglierei di affidarvi a delle riviste, per esempio se prendete le riviste tipo Burda, non lo so, decidete di fare una gonna, di solito vi scrivono sempre quali materiali potete scegliere per fare quella gonna, cioè vi danno già dei consigli sulle stoffe migliori secondo loro per realizzare quello specifico progetto. Quindi ecco, se utilizzate le riviste diciamo che siete già un po' indirizzati. Potete ovviamente scegliere delle altre stoffe rispetto a quelle che consigliano, però probabilmente può essere che il risultato vi venga un po' diverso dalle foto che vi mostrano nella rivista, o se scegliete un tessuto di peso tanto diverso, che ne so, se nel progetto utilizzano uno chiffon e voi andate a utilizzare un tessuto di felpa, è molto probabile che l'aspetto finale del capo risulti un bel po' diverso, con un peso diverso del tessuto, eccetera. Se invece volete fare dei progetti che non vi danno alcuna indicazione dei materiali, sinceramente vi consiglierei all'inizio di andare in merceria e chiedere un consiglio a loro, gli dite il progetto che volete fare e sicuramente vi daranno dei consigli per ottenere il risultato che vorrete. Quindi per il comprare stoffe potete appunto decidere semplicemente di comprare i tessuti in merceria, così potete anche chiedere a un commesso un consiglio. La cosa bella delle mercerie è che hanno anche spesso dei reparti in cui vi vendono degli scampoli di tessuti, che sono appunto dei tessuti avanzati dai rotoli, che vanno a peso, ovviamente sono di varie dimensioni, potete beccarvi 2 metri per 1 metro o pezzi più piccoli o pezzi un po' più grandi, e dipende, ovviamente è variabile, però di solito quelli riuscite a portarveli a casa per cifre molto più basse, quindi se siete alle prime armi potrebbe essere un buon modo per risparmiare un po' e comunque già iniziare a cucire. Potete ovviamente decidere anche di comprare i tessuti online, l'unica cosa è che magari all'inizio, se siete alle prime armi, dato che non potete toccare questi tessuti, dovete affidarvi alle foto che vi fanno vedere e ai nomi di tessuti che vi indicano. Se ancora magari non conoscete questi nomi, i nomi dei vari tessuti, è un po' più difficile magari andare a colpo sicuro e prenderne uno giusto. E quindi magari vi consiglio di lasciarli per quando avete un po' più di esperienza con i nomi, un po' più di conoscenza dei tessuti. Oltre a comprare i tessuti nei negozi e online, però una cosa che mi sento di consigliare, soprattutto per chi è all'inizio e magari non vuole spendere tanti soldi in un nuovo hobby che non sa se gli piacerà, o magari all'inizio, sai, i progetti non ti vengono benissimo, quindi magari non vuoi investire tanti soldi in stoffe belle e poi il progetto non viene cucito benissimo. Quindi in queste situazioni iniziali una cosa che mi sento di consigliare è di provare a cercare anche dei tessuti che avete già in casa. Non lo so, per esempio avete delle tende vecchie che non vengono più utilizzate, oppure delle lenzuola, delle tovaglie rotte per esempio vanno bene, o anche dei vestiti vecchi che non vengono più utilizzati o magari sono rotti o magari vi sono piccoli, eccetera eccetera, e potete tranquillamente tagliare questi capi, tagliare le maniche, tagliare il davanti, tagliare il dietro, e vi procurate dei pezzi di tessuto con i quali potete iniziare a fare i primi progettini, insomma.
Fatemi sapere se potrebbe interessarvi una serie specifica sui vari tipi di tessuto e come cucirli, come lavarli, tutte queste cose qui, perché è una cosa che mi piacerebbe fare, quindi se vedo che anche a voi interessa, probabilmente potrei iniziarla, quindi scrivetemi sotto nei commenti. Bene, passiamo ora al secondo strumento che sono i fili. E vorrei un attimo spiegarvi che tipi di fili ci sono in commercio. Non sono tanti, però almeno in questo modo quando andate in merceria o comprate online sapete cosa guardare. A me fin da subito hanno spiegato che i fili in poliestere, 100% poliestere, sono quelli più resistenti. Io quindi sinceramente fin da subito ho sempre comprato quelli. La marca, diciamo, forse una delle più famose è la Gutermann, che vi vende di solito sia in merceria sia online. Trovate i fili piccoli da 100 metri e poi avete quelli da 250 metri e quelli da 1000. Chiaramente io consiglierei per i colori che vengono usati di più, tipo il bianco e nero, di avere delle rocche un po' più grandi, perché questo ovviamente vi dà il vantaggio di non dover in continuo cambiare filo, mentre questi finiscono più spesso e quindi dovete infilare la macchina più spesso semplicemente. Io quindi ho iniziato a prendere sempre fili 100% poliestere come questi, però vi faccio due parole anche su quelli di cotone, che comunque non sono male. A me è sempre stato detto che sono un po' meno resistenti dei fili in poliestere. L'unica cosa però è se volete tingere dei capi o dei tessuti che appunto avete cucito, dovete per forza prendere il filo in cotone. Perché? Perché il filo in cotone assorbe il colore durante una tintura, il filo in poliestere no, resta del colore che avete scelto. Quindi vi faccio un esempio: se il vostro capo che cucite è bianco, lo cucite con un filo in poliestere bianco e dopo volete andare a tingerlo di, per esempio, rosso, ricordatevi che il filo vi resterà bianco. Se invece utilizzate un filo di cotone, anche il filo di cotone diventerà rosso e quindi avrete tutto in tono. Vi faccio una nota su anche queste rocche giganti che vedete qui. Allora, di solito io utilizzo le rocche giganti per la tagliacuci, perché la tagliacuci di solito ha uno spazio molto ampio per poter tenere anche rocche grandi, che vi durano anche molto di più. Cioè, una volta che infilate la tagliacuci, che è più complicata di una macchina normale, non avete voglia di infilarla tante volte, quindi più il filo vi dura meglio è. Quindi se appunto dovete infilare una tagliacuci, io vi consiglio di prendere 3 o 4 rocche, dipende da che tipo di punto volete fare, uguali dello stesso colore e tenerle per la tagliacuci semplicemente. Invece nelle macchine da cucire normali di solito non c'è sufficiente spazio per tenere le rocche giganti. O comprate un attrezzo a parte che vi serve per far passare il filo sopra, e io onestamente non l'ho mai comprato, ma quello vi permetterebbe di tenere rocche di qualsiasi dimensione anche su una macchina da cucire casalinga normale, o se no appunto diciamo la soluzione più comoda è usare le rocchette piccole, cosa che io ho sempre fatto non avendo mai comprato questo attrezzo. Ok, passiamo ora a parlare di aghi. Chiaramente senza gli aghi non potete cucire e sia se cucite a mano sia se cucite a macchina avete bisogno degli aghi. Gli aghi per cucire a mano e gli aghi per cucire a macchina sono diversi e vorrei un attimo spiegarvi brevemente le differenze tra i due e quali dovete scegliere. Allora, per cucire a mano vi faccio vedere. Non avete bisogno di grandi cose, praticamente vi basterà avere un set di aghi tipo questo. Ve ne faccio vedere uno ancora più completo, questo, che parte dai più piccolini ai più grandi, a quelli più grandi ancora. Qui per esempio c'è anche un ago grosso da lana, che ha la punta molto tonda. Ecco, se trovate aghi del genere sapete che sono per cucire la lana, quindi appunto i tessuti a maglia, tipo quelli dei maglioni e non i tessuti normali. Tutti questi sono aghi per cucire a mano. Diciamo che non avete bisogno di tutta questa roba, io diciamo che negli anni li ho un po' accumulati e vi basterà avere degli aghi di diverse dimensioni che vanno da quelli un po' più fini e un po' più corti a quelli un po' più grandi. In questo modo potrete cucire dai tessuti più leggeri, appunto usando un ago più piccolo e più fino, a quelli un po' più pesanti come il denim o tessuti che ne so, di lana grossa, e per questi tessuti più grossi usate appunto un ago del set più grosso e con la cruna anche un po' più larga, così riuscite a far passare anche un filo più grosso se vi serve. Bene, per gli aghi per cucire a mano è tutto, semplicemente vi procurate un set misto e potete iniziare. E per gli aghi
Per cucire a macchina invece, allora facciamo una piccola premessa. Diciamo che con ogni macchina da cucire di solito vi viene dato assieme un set tipo questo, di solito ha gli aghi di varie dimensioni. Nel mio caso, questo era insieme alla mia macchina da cucire, mi hanno dato degli aghi che vanno dai 70 agli 80 ai 90, c'è anche un ago 100, anche uno 75 in realtà, quindi diciamo mi hanno dato un mix di aghi. Chiaramente non può bastarvi una scatolina solo, perché capita spesso che gli aghi si rompano per svariati motivi, ma gli aghi della macchina si possono rompere molto spesso. E quindi il mio consiglio è di andare in merceria o anche online, vi comprate un set misto di aghi per averne un po' di scorta. Io per esempio, vediamo se ne ho. Tipo ho questo qui che ho 60, 70, 80, l'ho comprato quando dovevo cucire dei tessuti molto leggeri per i quali non mi servivano per forza gli aghi 60, cioè tutti i tessuti di chiffon, organza o anche seta leggera vi consiglio di prendere degli aghi 60, massimo 70, perché quelli più grandi vi romperebbero il tessuto. Quindi a tal proposito vi spiego un attimo cosa vogliono dire questi numeri. Praticamente più è piccolo il numero dell'ago, quindi 60 e 70 sono di solito più bassi, più sono indicati per cucire un tessuto leggero. Se invece dovete cucire un tessuto pesante, optate per gli aghi 90 e 100. Un qualsiasi tessuto di medio peso, diciamo che può andare bene un ago 80 o 90. Se no, se sbagliato il numero dell'ago, o vi si rovina la stoffa, perché per esempio, non lo so, se avete una seta leggera, usando un ago troppo grosso probabilmente vi si tireranno tutti i fili, quindi non va bene. Se invece volete usare un ago 60-70 su un denim grosso, probabilmente vi si spacca l'ago dopo 2-3 punti che fate. Un'ultima differenza che vorrei farvi è che esistono gli aghi per tessuti normali, fermi, e esistono gli aghi per tessuti stretch. Io per esempio qui ho degli aghi numero 75 per tessuti stretch, che quindi va bene per tutti i jersey abbastanza leggeri, non troppo pesanti. Per le felpe userei un ago un po' più grosso, più del 75. Comunque la differenza tra questi tipi di aghi è che gli aghi per tessuti stretch sono un po' meno a punta degli altri, sono leggermente arrotondati, e questo significa che non vi rovineranno le varie maglie del tessuto incastrandosi in mezzo. Diciamo che essendo un po' più tondi schivano i fili del tessuto. Bene, passiamo ora al quarto strumento, che sono le forbici. Allora, ci sono svariati tipi di forbici per cucire. Farei intanto una differenza sostanziale tra le forbici da carta e le forbici da tessuto, perché sì, avrete bisogno di forbici specifiche per tagliare la stoffa. Partiamo dalle forbici per la carta. Io ho queste, ma sono delle normalissime forbici che di solito chiunque ha in casa. Qualsiasi forbice per la carta la potete usare ovviamente per fare i cartamodelli, per tagliare la carta per i cartamodelli. Queste però, forbici da carta, non usatele nella stoffa per due motivi: perché rovinerete la forbice, che poi taglierà peggio, e non taglierete neanche bene la stoffa. Quindi a mio parere una delle primissime cose da comprare è una forbice per i tessuti. Ve ne faccio vedere qualcuna. Allora, io ho iniziato con questa era la mia primissima forbice per tessuti, cioè a vederla sembra una normalissima forbice anche da carta, cioè non diresti neanche che è una forbice da tessuti, però lo è. Vi faccio vedere quella che ho comprato appena dopo, che è questa. È un po' meglio, è grande uguale, ma è un po' meglio perché come potete vedere ha un'inclinazione diversa. Questa ha una classica forma da forbice, questa invece è tutta allineata da un lato. Quindi il lato positivo di questa è che quando tagli la stoffa puoi stare dritto parallelo al tavolo e al tessuto, quindi tagli molto più vicino al tessuto, cosa che invece con questa non puoi fare perché appunto devi tenerla un po' più in su rispetto all'altra. Quindi se vi posso dare un consiglio come prima forbice, di optare per una che ha già questa forma qui. Personalmente mi trovo meglio a tagliare, poi è molto soggettivo, però più siete a contatto con la stoffa e meglio tagliate. Ve ne faccio vedere anche però un'altra, che è quella che uso adesso, che è questa. Anche questa, come vedete, sta tutta su un lato,
e quindi molto comoda da tagliare. È un po' più grande di queste perché queste sono circa 18 cm, mentre questa è 28 cm, però per dire un mio parere non c'è necessità di avere un forbicione così grande fin dall'inizio. Il lato positivo di questi è che se dovete tagliare tanta stoffa andate via un po' più veloce ovviamente rispetto a queste. Quindi vedete voi, ovviamente queste costano un po' di più di quelle più piccole necessariamente, e hanno questo vantaggio, vedete voi se volete già investire in una più grande piuttosto che una più piccola. Un'ultima forbice che vi volevo mostrare, che in realtà l'ho comprata anche relativamente di recente, un anno fa, è questa. È sempre una forbice per stoffa, voi direte vabbè cosa di speciale rispetto alle altre, è anche più piccolina, è un 16 cm. La cosa bella di questa è che è estremamente appuntita. Ecco, io questa qui l'ho comprata per fare i lavori di precisione. Nello specifico mi serviva per tagliare il feltro di varie forme piccoline e ben precise. Quindi se vi serve fare dei lavori di precisione in cui dovete tagliare anche cose molto piccole, potrebbe essere utile avere anche una forbice di questo tipo. Ovviamente cercherò di mettervi sotto in descrizione tutti i link ai vari materiali che vi mostro oggi in questo video. E cercherò di trovare il più possibile, non è detto che si trovi tutto online. Se c'è qualcosa che non mi convince non ve lo consiglio, cerco sempre di proporvi o prodotti che ho già provato in prima persona o cose che mi sembrano molto attendibili dalle foto e dalle descrizioni e dalle recensioni. Un'ultima forbice, questa qui è una forbice che taglia a zigzag. Allora, non è necessario averla, ve lo dico subito, però visto che stiamo parlando di forbici ve la voglio nominare. L'unico scopo di questa forbice è tagliare a zigzag i margini di cucitura. Se vi piace tagliare stoffe a zigzag per estetica, perché magari dovete fare, che ne so, dei bigliettini e li volete tagliare così, potete usarla anche per scopo decorativo, come dire. Però di solito viene comprata ed utilizzata per tagliare a zigzag i margini di cucitura. In questo modo vi potete evitare di rifinirli con il punto a zigzag della macchina da cucire o con la tagliacuci, perché tagliando il margine a zigzag in questo modo sfrangerà molto poco o quasi niente. Ultimo tipo di forbici che vorrei nominarvi sono le forbicine per tagliare i fili. Allora, praticamente ne abbiamo di due tipi. Queste qui sono un po' più classiche, è anche probabile che qualcuno di voi già le abbia in casa. Sono semplicemente una versione più piccola delle forbici normali, adatte appunto per tagliare cose piccole tipo i fili. Queste di solito sono lunghe tra i 9 e gli 11 cm, questo tipo di forbici. E appunto il loro scopo è tagliare i fili, per esempio dopo che avete finito una cucitura, i fili che ci sono all'inizio e alla fine della cucitura o cose del genere. Queste forse sono un po' più professionali perché le ho sempre viste usare sia quando andavo a scuola, ci hanno fornito di queste fin da subito, sia anche nelle sartorie le vedo usare più queste che le altre sinceramente. Tra l'altro sotto in descrizione vi lascerò un link a una forbice da tessuti di questo tipo in varie dimensioni in realtà, e danno assieme anche un taglierino di questi, quindi vi portate a casa entrambi gli oggetti con meno soldi se volete. Personalmente trovo che questo sia un po' più veloce da usare perché non devi star lì a infilarlo ogni volta, però c'è veramente questione di abitudine, alla fine se uno si trova meglio con questa va più veloce con quella eccetera. Io ho sempre usato questa qui a scuola e quindi mi trovo meglio con questa. E niente, direi che abbiamo trattato l'argomento forbici. Tra tutte queste, alla fin fine, quella che veramente è fondamentale avere fin dall'inizio, secondo me, è una qualsiasi forbice da tessuti, tipo questa, insomma, neanche di dimensioni troppo grandi necessariamente. È preferibile avere una forbicina per tagliare i fili perché è semplicemente più pratica usare una piccolina piuttosto che una gigante, e mi raccomando non usate quelle per la stoffa sulla carta perché sennò rovinate la forbice. E basta, direi l'argomento forbici è chiuso. Passiamo ora all'ultimo degli strumenti, che sono gli spilli. Allora, gli spilli a mio parere sono uno strumento fondamentale perché sono diciamo indispensabili per poter tenere assieme tutti gli strati di stoffa che dovete andare a cucire assieme. Quindi di fatto qualsiasi cucitura voi dobbiate fare, per tenere assieme i due strati di stoffa che dovete cucire assieme, di solito si mettono degli spilli e poi si passa sotto la macchina da cucire, e gli spilli vi assicurano che i due strati di stoffa non si muovano durante la cucitura. L'alternativa è per esempio imbastire, ma imbastire è molto più lungo, quindi di solito anche a livello industriale si preferisce optare per gli spilli.
Oddio, chi è bravo non li usa neanche, per carità, però diciamo che sicuramente per chi inizia sono fondamentali, ecco. Vi mostro delle tipologie di spilli, diciamo che una delle più comuni è questa, ve li faccio vedere. Di fatto non hanno una piccola testina di 1 millimetro e il resto è lo spillo. Io ho sempre usato quelli di questa marca, della Nichelati, e questo super pacco è veramente eccezionale. Non so bene perché, ma gli spilli tendono sempre a sparire in qualche modo, o finiscono per terra o nell'aspirapolvere, o restano in pezzi di stoffa di prove che avete fatto e non li trovi più. Diciamo che averne tanti è comodo. Io ormai ho fatto fuori un bel po' di barattoli di questi giganteschi li hanno anche da 1 chilo, mi sembra. Questo qua è da mezzo chilo. E tra l'altro questo pacco gigante ve lo lascio sotto in descrizione se volete. Comunque diciamo che questi sono i più comuni che vengono utilizzati e sono comodi perché avendo la testina molto piccola riuscite ad andare anche sotto la macchina da cucire. E un altro tipo di spilli molto comuni, un po' più da hobbistica diciamo, sono quelli con la testa colorata. Beh, io non li uso, però l'unico lato positivo che ci trovo è che avendo una testa colorata sono ben visibili nel capo, quindi sia non te li dimentichi su, sia quando devi cucirci sopra, diciamo, li vedi e sono ben evidenti e puoi fare più attenzione. Però hanno un lato negativo molto grosso, a mio parere, che avendo questa testa grossa, quando dovete cucire sopra con la macchina da cucire dovete prestare molta attenzione, perché se andate sopra questa rischiate sia di spostarvi con il piedino della macchina e quindi non cucire più dritti, sia anche di rompere l'ago della macchina, perché inizia ad avere troppi spessori sopra i quali andare sopra. Questi qui invece hanno una testina talmente piccola che neanche ti rendi conto che la stai calpestando con il piedino, diciamo. Quindi onestamente io opterei più per questi rispetto a questi qui. Come avrete notato, ho deciso di non nominarvi subito in questo primo video la macchina da cucire, anche se uno direbbe è uno strumento fondamentale per cucire, però in realtà ho voluto tenerla per la seconda parte del video perché con gli strumenti che vi ho nominato oggi tecnicamente voi potete cucire a mano anche senza una macchina da cucire, cioè avendo tutto ciò che vi ho detto oggi, qualche progettino magari più piccolo cucito a mano lo potete fare. La seconda parte del video comunque inizierà con la macchina da cucire e vi spiegherò quali sono le principali tipologie e le differenze tra l'una e l'altra, e ovviamente vi parlerò anche di qualche altro strumento che secondo me sarebbe bene avere fin dai primi progetti di cucito. Per chi di voi invece è più interessato ai cartamodelli, farò anche un video specifico sugli strumenti per iniziare a fare cartamodelli e in particolare mi focalizzerò sulle carte, perché molti di voi mi hanno chiesto che carta utilizzo nei miei video e quindi utilizzerò quel video per spiegarvi bene i tipi di carte che utilizzo e perché l'una piuttosto che l'altra e anche dove trovarle. E niente, per il video di oggi è tutto, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, non costa nulla e in questo modo non vi perderete tutti questi nuovi video e sosterrete il canale, quindi grazie. Lasciate un mi piace e condividete questo video se conoscete qualcuno che vuole iniziare a cucire. Bene, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!